Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere la Bond Story di Anis. Iniziamo. Chiacchierando del più e del meno, Anis ci chiede se fossimo nati in una famiglia ricca. Rispondiamo di no. Poi ci chiede se fossimo nati nell'Ark. Il nostro è un tipico atteggiamento da ricchi che non sa come funziona il mondo. Quindi, secondo lei, stavamo mentendo o c'era qualcos'altro sotto? Purtroppo però non ricordiamo nulla del nostro passato, se non che siamo nati nell'Ark e poi ci siamo diplomati all'Accademia Militare. Tutto ciò che è avvenuto tra un punto e l'altro è occupato da un vuoto. Così ci propone di fare un giro nell'Ark con la speranza di ricordare qualcosa e chiedendoci nel frattempo di comprarle una collana. Ci porta nella strada più trafficata. Incredibile pensare che ci troviamo sottoterra. Il cielo non è altro che un'immagine proiettata su un enorme schermo. Ci dice che è in grado di mostrare sole, luna, nuvole e occasionalmente vengono simulate anche pioggia e neve artificiali. Ma una volta misero delle pubblicità. I bambini si resero conto di essere sottoterra e ne conseguì la depressione causando un record di suicidi in un anno. Improvvisamente inizia a piovere e decidiamo di andare a prendere qualcosa da mangiare. Entrati in un fast food, ordiniamo dei panini. Anis coglie l'occasione per dirci come viene preparato il cibo. Nell'Ark non ci sono fattorie, orti o specchi d'acqua, ed è impossibile anche fare rifornimenti in superficie essendo popolata dai Rapture. Tutto il cibo viene fatto con lo Splendamin. Nessuno sa come viene fabbricato e i suoi ingredienti. Non ha gusto, ma possiede tutti i nutrimenti che l'organismo necessita. Ed è tutto grazie ai Big Three. Ognuno di loro si concentra sulla produzione di qualcosa di diverso. Elysion si occupa di cibo, razioni militari e trasporti. Tetra si occupa di vestiti, svago e attività quotidiane. Tutto il resto invece viene da Missilis. Avendo le scorte limitate, non possiamo rimanere troppo a lungo sottoterra. Perciò riconquistare la superficie è una cosa che va fatta il prima possibile. Notiamo dalla finestra che ha smesso di piovere, così usciamo e veniamo scortati nella Royal Road. Qui è dove i sovrani fanno acquisti. Ci spiega le classi sociali. Di base, tutti i cittadini hanno un microchip di identificazione impiantato in una qualsiasi parte del corpo, ma solitamente si trova sul collo. Visto che sono obbligatori, l'impianto è gratis e ciò gli permette di utilizzare i vari servizi dell'Ark. Ma l'umanità fa schifo e vuole sempre di più. Così hanno iniziato a spendere soldi sui chip. Le funzionalità rimangono invariate, ma cambiano i materiali e il design. E in base a ciò sono state create le classi sociali dividendo le persone in sovrani e quotidiani. Ci furono proteste e il governo centrale non era d'accordo, ma alla fine non successe nulla. Così con il tempo è diventata una regola base e costruirono la Royal Road per farci vivere i sovrani. Ma attualmente ospita solo negozi. Questo perché i ricchi, vivendo tra loro, si annoiavano non potendo mostrare la superiorità ai quotidiani, andando così a vivere in mezzo a loro. E alla fine la differenza delle classi sociali fu abolita e considerata un crimine. Ma chiaramente c'è chi ancora se ne approfitta. Mentre parlavamo, ci siamo diretti in un negozio per comprare ad Anis la collana delle TT Star che tanto voleva. Le chiediamo chi sia. Il nome intero è Twinkle Tristar, un gruppo idol che si è sciolto da un po' di tempo e una di loro è entrata nell'industria orafa gioielliera. Mentre usciamo dal negozio, notiamo un uomo che sta venendo arrestato, probabilmente per un tentativo di furto, cosa che accade spesso in queste zone per mano della terza categoria che ancora non ci aveva detto, i fuorilegge, ovvero coloro che non possiedono il chip identificativo. Sono circa il 10% dell'ARC. La percentuale non viene da una statistica ufficiale, quindi probabilmente è molto più alta. Vengono arrestati a vista se mettono piede nell'ARC, vivendo dunque nell'unica zona senza regole, l'Outer Rim. Curiosi di vederlo, decidiamo di farci un salto. Ci avverte che una volta entrati non si ha la sicurezza di uscirne vivi. Così ci propone delle regole. Non curiosare, non parlare ad alta voce,
non guardare in faccia nessuno, non dare o prendere nulla e infine dobbiamo starle sempre vicino. Accettando, entriamo. Il posto è sporco e pieno di criminali. Gli edifici sono quasi tutti crollati e praticamente non c'è luce. Ci spiega che una volta questo posto era una discarica. Il motivo per cui queste persone non hanno un chip? Hanno compiuto dei crimini provocandone la rimozione. Così si sono rintanati qui, poi hanno iniziato a riprodursi e dunque i bambini si ritrovavano senza chip, ripetendo dunque questo circolo arrivando a quello che è oggi l'Outer Rim. C'è chi prova a scappare da questo posto pericoloso tagliando parti del corpo dove sono impiantati i chip dei cittadini onesti dell'Ark per rubarne l'identità. Poi chiediamo cosa fanno per vivere. Alcuni vanno di nascosto in superficie per recuperare pezzi di Rapture e rivenderli, ma la maggior parte compie crimini. Sono pericolosi, certo, ma il motivo principale per cui l'Ark e questa discarica sono separati da una muraglia è per via di un gruppo terroristico chiamato Heavenly Ascension, che chiede diritti ai cittadini dell'Outer Rim e causa danni all'Ark. Un caso recente è il deragliamento di un treno. Mentre parliamo, si avvicina qualcuno di nome Crow che ci invita ad andare via. E così torniamo a casa. Alla fine non abbiamo ricordato nulla. La ringraziamo comunque per il giro turistico e ci confida che le piacciamo come comandante. Il fatto di trattare le nicche con rispetto è cosa abbastanza unica. Terminiamo così la giornata bevendo insieme della birra sul divano. Termina così la Bond Story di Anis, dove veniamo a conoscenza della storia delle classi sociali e dell'Outer Rim, insieme ad un gruppo terroristico che combina parecchi guai. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!